affrontiamo un filato artistico che ha un grande impatto visivo ed è tra i più semplici da eseguire, il filato fiammato. Di norma un filatore cerca di migliorarsi per ottenere un titolo costante e sottile. Nella filatura artistica, però, dobbiamo cercare di uscire dai binari classici e provare a dosare applicando tecniche che ci porteranno a creare dei lavori dalla forma e andamento insoliti. Il primo passo per realizzare questo filo sta nel fare un po' di pratica con la filatura a spessore variabile. Per realizzare al meglio una struttura fiammata bisogna innanzitutto prepararsi la fibra più adatta, che ci faciliti il lavoro almeno le prime volte. La scelta migliore è sicuramente la lana in top, fine e compatta come la merino. Prendiamo quindi il nostro nastro e iniziamo a dividerlo nel senso della lunghezza, in strisce dello spessore del nostro pollice indicativamente, facendo attenzione a non strapparle. Può essere utile arrotolare un po' ogni striscia su se stessa per evitare che si annodi alle altre e disporle in una scatola in sequenza una dopo l'altra, specialmente se si prevede di filare in un secondo momento o non si ha un grande spazio a disposizione. Una volta pronte, possiamo impostare il filatoio con un freno leggermente tirato, non troppo lasco, che permetterà di non dare troppa torsione al filo e di richiamare sulla bobina anche i tratti di filo più spessi senza problemi. Quindi filiamo i primi 30-40 cm con uno spessore costante, non troppo sottile, e ci prepariamo a creare le prime fiamme più spesse. Per farlo, invece di stirare le fibre, per dosarne la quantità che si deve ritorcere, lasciamo correre tra le dita un tratto della nostra striscia, lungo 4-5 cm senza assottigliarlo, e stiamo pronte a richiudere il pollice e indice alla fine della nostra prima fiamma. Ora, se noi dovessimo stirare le fibre per creare un tratto sottile, ci accorgeremmo che anche la fiamma appena formata si svuoterebbe dall'interno e risulterebbe molla e informe. Per evitare questo problema è sufficiente fare un movimento di polso in senso orario, in modo da strappare le fibre alla fine della fiamma, senza sfilarle dal suo interno. Otterremo una porzione sottile già pronta per essere filata e raccogliere la torsione. Notiamo che questi passaggi vanno fatti in teoria senza smettere di pedalare, rallentando e però mantenendo sempre in tensione il filo che si forma. Ovviamente all'inizio sarà utile fermarsi e ripartire, finché non avremo acquisito una buona manualità. Come vedete, il filato fiammato si forma alternando tratti sottili a fiamme spesse ed è evidente che si possa dare forme decisamente diverse al filo, variando lo spessore e la lunghezza sia delle fiamme che dei tratti sottili. A questo punto facciamo una piccola parentesi. I filati cosiddetti thick and thin sono fatti proprio in questo modo, a capo singolo e alternando spessori estremamente differenti. La difficoltà nel realizzare filati come questi sta nel saper dosare la torsione, in modo che le aree spesse non si spaldino, ma allo stesso tempo quelle sottili non risultino troppo arricciate.